In questa rivista scientifica italiana hanno visto come e quando morirà la Terra. È terribile, la Terra sta per morire. Che faremo? La seppelliranno? La inceneriranno? No, seppellirla no, non si riesce, non si può, è lei che è morta. Spargeranno le ceneri sull'acqua? Meglio, ce n'è tanta o no? Kepler 1658b è un pianeta simile a Giove, ma molto più caldo. Si trova a 2600 anni luce dalla Terra e quello che gli sta accadendo potrebbe essere rivelatorio e inquietante, una specie di specchio che ci mostra il futuro della Terra. Avete capito bene? 2600 anni luce, proprio appena dietro l'angolo. Ma un momento, avete scritto che è simile a Giove ed una specie di specchio ci mostra il futuro della Terra. Ma Giove è tutt'altra cosa della Terra. La sua massa corrisponde a 2 volte e mezzo la somma di quelle di tutti gli altri pianeti messi insieme e lo paragonate alla Terra? Mistero della fede. La cosa bella è che nella pagina mostrano che hanno trovato un altro pianeta su Giove, Europa, uno dei luoghi più quotati per trovare forme di vita extraterrestre. Ve li stanno iniettando ogni momento questi extraterrestri col progetto di lanciare nel 2024 la sonda Clipper che in 5 anni raggiungerà Europa, cioè in 5 anni vanno da qui a Giove e questi parlano di 2600 anni luce. Vabbè, torniamo al video. E dopo questi 5 anni Europa starà là per 4 anni. Così nel 2024 non andranno magari sulla Luna, ma andranno avanti con altri 9 anni alla ricerca di vita su Europa per il 2031. La distanza tra Kepler 1658b e la sua stella si accorcia di circa 131 millisecondi all'anno. Questo significa che il pianeta sta letteralmente compiendo una lentissima o velocissima, a seconda di come la vedi, spirale verso la morte e secondo gli scienziati quella potrebbe essere la fine che farà la Terra. Qualcuno si sta rendendo conto di cosa sono 131 millisecondi? Ma state veramente prendendo per i fongelli le amebe? Questa sarebbe una prova scientifica. 131 millisecondi, cioè questa comparazione di 131 millisecondi fra il pianeta Kepler 1658b ci dice quando muore la Terra? Se continua a spiraleggiare verso la sua stella alla velocità osservata, il pianeta si scontrerà con la sua stella in meno di 3 milioni di anni, ha detto Srinivas Vissapragada, ricercatore presso l'Howard Smithsonian Center for Astrophysics e autore principale dello studio. Questa è la prima volta che osserviamo prove dirette di un pianeta che si muove a spirale verso la sua stella evoluta. Prove in diretta? Ma state scherzando, vero? Vissapragada? In 13 anni gli astronomi sono stati in grado di osservare il lento ma costante cambiamento nell'orbita del pianeta mentre attraversava la faccia della sua stella ospite. No, in 13 anni hanno visto in diretta il lento e costante cambiamento di quello che succederà fra 3 milioni di anni? Ma chi è il ricercatore Shreyas Vissapragada? È un ricercatore che si occupa dell'evoluzione degli esopianeti e delle loro atmosfere presso il centro di astrofisica. Ah, gli esopianeti! Abbiamo già spiegato tutto nei video che trovate su Indice Alfabetico sotto le voci TRAPPIST-1. I giovani non ricordano o forse non sanno, ma il 13 gennaio 2004 il presidente Bush ha detto: il nostro terzo obiettivo è di tornare sulla Luna nel 2020 come punto di lancio per le ulteriori missioni. Iniziando non più tardi del 2008, invieremo una serie di missioni robotiche sulla superficie lunare per fare ricerche e prepararci per le future esplorazioni umane. Usando il veicolo dell'equipaggio intraprenderemo delle estese missioni umane sulla Luna prima del 2015, con l'obiettivo di vivere e lavorare là
per periodi di tempo sempre più lunghi. Fantasia, immaginazione ingannevole, punto. Ciao, Dino.